E allora l'Inter è in semifinale di Champions League. Amiche e amici passioniteristi, ben ritrovati in questo nuovo episodio di oggi in cui, come sempre, il giorno dopo la partita andiamo ad analizzare Inter-Bayern Monaco, in questo caso 2-2, uno dei pareggi più belli che mi sia mai capitato di commentare da quando seguo l'Inter, ed è una partita che analizziamo come sempre con il nostro format, le 5 cose che potresti non aver visto, con delle curiosità, dei dati tattici e non soltanto, l'immancabile polemica che come sempre andremo a smontare, ma io dopo un'impresa così eroica, perché è una grande impresa quella dell'Inter che batte il Bayern, una delle favorite per la vittoria finale di questa Champions, torniamo in semifinale 2 anni dopo l'ultima volta, in un Inter che nella sua storia ci è arrivata 10 volte, ci arriva 2 volte in 2 anni, è una grande impresa per la nostra Inter che lo fa con grande orgoglio, con grande carattere, un carattere che per me è perfettamente rappresentato in Lautaro Martinez, il nostro capitano. Vorrei sapere dove sono oggi quelli che dicevano che non può stare nella lista dei candidati al pallone d'oro, a parte che questa immagine sulla sinistra che vi condivido è una foto epica, veramente spettacolare, complimenti a chi l'ha fatta, le dichiarazioni nel post partita degli attributi che ha quest'Inter, come ha detto Lautaro Martinez, che io ho un pochino censurato, ma è un'immagine veramente bellissima di un Lautaro che segna per la quinta volta consecutiva in Champions League. Nessun altro interista c'era mai riuscito nella storia di questa magnifica competizione. Raggiunge le 150 marcature con la maglia dell'Inter, a quota 8 gol in questa Champions, come Eto'o nella stagione 2010-2011. Solo Crespo ha fatto meglio con 9 gol nella stagione 2002-2003, ma soprattutto dei numeri che stanno passando inosservati e che vi voglio portare è che in questa partita in cui Lautaro ha veramente lottato dal primo all'ultimo minuto, al di là dei gol, ha vinto 13 duelli in questa partita. È un dato impressionante per quello che in questo momento è il miglior attaccante della Champions e della Serie A per palloni recuperati. Nessuno come lui, e dentro questi dati secondo me sta tutto Lautaro Martinez, un giocatore che lotta, recupera palloni, ma poi segna, e segna gol pesantissimi, alla faccia del giocatore che non segna nelle notti decisive, come hanno detto in tanti. Per un Lautaro Martinez che tra l'altro in questa partita si è vendicato ed è stato vendicato, quindi la seconda cosa che vi voglio far vedere, e qui sono sicuro che scatteranno i mi piace da parte di tutti i tifosi interisti, e so che vi iscriverete al canale con il tasto iscriviti qui sotto. Lautaro si è vendicato perché non so se ve lo ricordate, ma nell'ultimo Inter Bayern, tra l'altro l'ultima sconfitta dell'Inter in casa in Champions League nella stagione 22-23, Joshua Kimmich, che era in campo anche in questa sfida, aveva esultato in faccia in maniera molto veemente dopo una serie di provocazioni che c'erano state per tutta la partita, proprio in faccia a Lautaro Martinez, e c'era stata questa esultanza che poi aveva fatto anche scatenare la reazione di Lautaro. Lautaro che, come detto, si è vendicato ed è stato vendicato, perché poi non so se l'avete visto, ma sta girando un video in questi momenti che sta facendo arrabbiare moltissimo i milanisti, i juventini, con Francesco Acerbi che è andato a fare a Thomas Müller negli ultimissimi minuti, anzi subito, era gli ultimi minuti o forse al fischio finale, probabilmente al fischio finale, il gesto delle chiacchiere ha fatto a Müller, comunque di stare zitto e delle troppe chiacchiere. C'era stata qualche scintilla anche durante la partita, e tra poco poi ci torneremo su un'altra cosa che ha riguardato Müller, che poi all'andata aveva pubblicato un post dopo Bayern-Inter, dopo la vittoria dell'Inter sul campo del Bayern, dove ha scritto su Instagram "stai calmo" in italiano, aggiungendo ulteriore pepe dopo che Kane e compagni avevano detto che l'Inter aveva esultato troppo per la vittoria dell'andata, che a maggior ragione visto il ritorno è stata una vittoria pesantissima e il gol di Frattesi è stato pesantissimo. E quindi sia Lautaro che Acerbi sono un po' vendicati. Certo, queste provocazioni a me non fanno mai impazzire, però nel momento così sentito, così caldo, fanno parte delle cose da campo e sul campo dovrebbero rimanere. Mentre sui social, come detto, la terza cosa che forse non avete visto è l'enorme polemica, perché questo è stato un accenno di polemica per il caso Acerbi, ma questa è stata una grande polemica che in diretta, per chi ci stava seguendo durante la nostra live reaction, vi avevo sottolineato: attenzione, perché domani, anzi già al fischio finale, ne parleranno in tanti. In foto chi c'è? Simonelli, presidente della Lega Serie A insieme alla D De Siervo, che è stato immortalato dalle telecamere con evidentemente una sciarpa nerazzurra, una sciarpa che sembra essere una sciarpa dell'Inter. Io qua avevo detto, ecco, apriti cielo, stai a vedere che cominceranno a pubblicare le foto del presidente della Lega Serie A con la sciarpa dell'Inter. Certo che non è un'immagine bellissima, ecco, che chiaramente si presta a tante discussioni, ma
basterebbe un attimino informarsi per sapere che ad esempio Simonelli è tifoso del Milan. Quindi stiamo parlando di un tifoso del Milan nemmeno nascosto, tra l'altro, perché chiaramente fa il suo lavoro, lo fa con la sua professione, che squadra tifi ci interessa relativamente. Giornalisti poi che erano presenti e che hanno potuto verificare la notizia hanno poi confermato che semplicemente aveva freddo, ha chiesto una sciarpa, visto anche il clamoroso vento che c'era in questa partita, che forse ha anche un pochino indirizzato il pallone di Dyer in occasione del gol del 2-2, ma ha chiesto una sciarpa. Quali sciarpe c'erano disponibili allo stadio? Quelle della partita Inter-Bayern, e quindi era una sciarpa a metà della sfida, appunto. L'altra polemica che sta girando molto è sul gol di Lautaro Martinez, dove secondo i milanisti e i juventini che hanno speso la loro serata a cercare frame dopo frame dove poter accendere la discussione sull'Inter, ci sarebbe stato un tocco di mano di Lautaro Martinez. È stato un episodio che anche in diretta abbiamo commentato con cautela, nel senso che abbiamo avuto timore che ci potesse essere un tocco, perché ci fosse stato, sarebbe stato annullato da regolamento nell'immediatezza del gol, se appunto l'attaccante che segna tocca anche il pallone con la mano, anche involontariamente, anche minimo, eccetera, il gol viene annullato, come sappiamo benissimo. E allora avevamo questo timore che il tocco potesse esserci, ma c'è stato un solo giocatore che ha protestato. Indovinate chi? Thomas Müller, appunto, che si vede sullo sfondo. Da lì, secondo me, sono iniziate poi anche un po' le ruggini che si sono portate fino alla fine della partita. Le immagini, francamente, non c'è nessuna immagine che certifichi il tocco di mano di Lautaro, anzi, questo è un fermo immagine dove è molto difficile giudicare, ma sembra toccarla veramente col petto e poi col petto e poi col ginocchio. E quindi, in assenza di immagini che certifichino un tocco di mano, il gol è chiaramente validato, confermato, e così è stato anche in questo caso. Per cui, cari milanisti, cari juventini, non vi resta che abbracciarvi, abbonarvi per un'altra settimana, un altro paio di settimane al cinema, e godetevi qualche bel film nelle sale. Quarta cosa che non si è vista, non si è visto Leroy Sané, l'attaccante del Bayern, che doveva essere uno dei principali pericoli di questa doppia sfida. Invece tra andata e ritorno praticamente è stato annullato dalla nostra fascia destra, tranne lo svarione, diciamo così, nel finale, negli ultimissimi minuti della gara d'andata. La fascia sinistra del Bayern contro la nostra fascia destra praticamente è stata annullata, perché vi faccio vedere anche una heatmap molto curiosa, molto particolare, dove abbiamo Sané, Olise, Müller e Stanisic, che in questa partita di ritorno a San Siro hanno provato ad attaccare anche sulla fascia sinistra loro destra della nostra Inter, ma non hanno mai superato la linea dell'area di rigore. Cioè, se ci fate caso, negli ultimi 20 metri della fascia nostra destra non ci sono mai arrivati, nella zona presidiata da Pavard e Darmian, che per me hanno fatto una partita importantissima in fase difensiva. Darmian preziosissimo questa volta anche in fase offensiva, e io continuo a dire: come si fa a criticare Darmian? Io continuo a non capire veramente i commenti su Darmian, un giocatore che andrebbe anzi clonato, e ce ne servirebbero 11 per un Pavard che poi è stato sottovalutatissimo. Al di là del gol, trova il primo gol proprio contro il Bayern, c'era tutto per l'epica di questa storia clamorosa, ma difensivamente hanno fatto una partita di ottima applicazione. Poi Gnabry nel finale, negli ultimi minuti, sì, ha creato di più anche da quel lato, assolutamente. Però mi incuriosiva farvi vedere come il Bayern da quel lato faceva fatica a sfondare su Darmian e Pavard, e molto spesso, anzi, lo stesso Sané è andato ad accentrarsi, è andato anche ad aggiungersi ad Olise per dargli un supporto, e soprattutto Müller si è spostato da quella parte con il Bayern che ha cercato di sovraccaricare il nostro lato sinistro, e lì purtroppo poi Di Marco non è perfetto in fase difensiva come invece lo è stato Darmian, e arriva anche il gol di Kane da una marcatura troppo leggera del nostro Di Marco. L'ultima cosa da commentare poi intanto è il calendario, come cambia adesso il calendario dell'Inter. L'Inter che avrà il Bologna, quindi il Milan in semifinale di Coppa Italia di ritorno, Inter-Roma e poi Barcellona-Inter, Inter-Verona e Inter-Barcellona. Si giocherà il 30 aprile l'andata a Barcellona, il 6 maggio il ritorno. Purtroppo è un pochino scomodo giocare mercoledì l'andata e ritorno martedì, ci complicherà un pochino le cose. Il Barcellona hanno già annunciato che anticiperà la loro partita di campionato di un giorno, dalla domenica al sabato. Spero, mi auguro anche l'Inter, la partita con la Roma, possa essere anticipata, anche se arriverà a poche ore dal derby di Coppa Italia. Saranno trasmesse in chiaro entrambe le partite, poi verranno annunciati meglio i dettagli. Si crea un calendario intensissimo, dove la finale di Coppa Italia eventuale sarebbe il 14 maggio, l'eventuale finale di Champions sarebbe il 31 maggio. Facciamo tutti gli scongiuri del caso, perché se si dovesse arrivare
ad uno spareggio clamoroso per lo scudetto, andrebbe giocato 3 o 4 giorni dopo la finale di Champions. Quindi se l'Inter dovesse andare in fondo in tutto, ci dovesse essere lo spareggio, l'Inter giocherebbe la finale il 31 maggio e lo spareggio il 2-3 giugno massimo, perché poi ci sono le nazionali e il mondiale per club. Follie di un calendario veramente pazzo. È un Inter che incassa da questa Champions già 100 milioni di euro, che si aggiungono a questi si aggiungono i 15 milioni per il passaggio del turno, quindi l'Inter è già a quota 115 milioni di euro con i ricavi di questa Champions, senza contare il botteghino, gli incassi da stadio. Contro il Bayern l'Inter registra il secondo incasso più alto della storia, poco sopra i 10 milioni di euro. È verosimile pensare che col Barcellona si possa superare anche questo muro nella semifinale di ritorno, soprattutto se il risultato dell'andata sarà positivo e interessante. Barcellona che intanto vi faccio vedere una cosa che potreste non aver visto, perché siamo stati i primi a pubblicarlo anche su Passione Inter. Abbiamo visto che sui social, soprattutto su X, sotto a vari post della Champions, tanti tifosi del Barcellona hanno esultato, addirittura sono arrivati a dire è un avversario facile, ci vendichiamo facile del 2010. Ovvio che i social non è il tifo reale, i social vanno sempre un pochino presi con le pinze. È molto divertente però leggere questi commenti, noi ce li teniamo da parte. Tanti tifosi del Barcellona si sentono già in finale e tanti tifosi anche di altre squadre hanno già previsto PSG-Barcellona come finale. Vedremo. Per ora il super algoritmo di Opta invece mette l'Inter favorita sul Barcellona, ma ne riparleremo nella diretta alle 19:30, consapevoli che il meglio deve ancora venire, che dobbiamo ancora dire. Questa stagione può ancora dirci tanto, anzi ve lo faccio sentire da Piero Ausilio, con il contributo del nostro collega Giorgio Musso, che in zona mista dopo il Bayern ha intercettato proprio Ausilio. Sentite. Cavoli, la più bella, una delle serate più soddisfacenti da quando sei direttore. La più bella deve ancora venire, penso. Abbiamo il titolo. La più bella deve ancora venire, ha detto Ausilio, e allora noi siamo sicuri che la notte più bella debba ancora arrivare, e ce lo auguriamo chiaramente. Per questo io vi invito ad entrare nel club di Passione Inter su passioneinter.club per avere accesso a tutti i contenuti della nostra community, per vivere questo momento storico insieme a noi. Vi aspetto su passioneinter.club, vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.